bentornati o benvenuti sul mio canale. Non so se sentirete delle urla di fondo, ma purtroppo questo è il disagio di vivere con gente disagiata, ovvero urlano, non so per quale motivo. Spero che voi non lo sentiate e che riuscirò a fare una buona post-produzione. Ancora una volta vi porto la colorazione di un'illustrazione di Matsukichi. Ormai sembra essere chiaro quanto io lo adori e quanto mi piacciono le sue atmosfere così anime. Come potete immaginare, la colorazione finale sarà molto brillante, sarà ricca di colori caldi, perché è evidente che il mood che l'autore vuole trasmettere è qualcosa di totalmente rilassante, appunto una lettura in un caffè, tutti i personaggi sorridono, e anche se in questo momento tutto vi sembra
io non proprio liscio, però è più semplice gestire lo stress, le situazioni, non mi lascio abbattere. Quando invece magari mi trovo in un periodo di sospensione tra un contratto e l'altro, anche se magari ho delle giornate, come dire, effettivamente carine, no? Anche se ho delle giornate appunto graziose, piene magari di cose che mi piacciono lo stesso, ad esempio incontrare una persona che non vedevo da tanto, fare comunque un'altra attività che mi piace, però mi sento come se fossi un completo fallimento e non avessi nessun tipo di diritto di gioire, di essere felice, perché mi sento in pericolo. Immagino che questo succeda un po' a tutte le persone che hanno un lavoro precario, ma in particolar modo a chi fa questa tipologia di lavoro, perché sappiamo come funziona, non siamo pagati, tra virgolette, per... come posso spiegarlo? Ho iniziato male la frase, voglio dire, il nostro lavoro non è essenziale, non stiamo salvando delle vite, quindi il fatto che riusciamo a guadagnarci sopra qualcosa è davvero un miracolo. Questo probabilmente mette ancora più pressione sul trovare lavoro, il gestirlo, l'essere professionale. Io posso dire senza modestia che sono molto professionale e non lo dico esclusivamente per farmi bella con chi poi. Lo dico perché quello che le persone mi dicono, che i miei editori mi dicono, e io ci tengo a farmi vedere in questo modo. Per me è un lavoro serio, per me è davvero come se stessi salvando vite, cioè la mia sicuro, quella degli altri probabilmente no. E quindi immagino che tutto sia vissuto con questo pathos, proprio per il fatto che effettivamente non c'è nessun tipo di sicurezza che io possa fare questo lavoro per tutta la vita. In particolar modo in questo periodo storico in cui l'intelligenza artificiale ha preso piede e per molte case editrici sta diventando un'opzione ben più valida del pagare un disegnatore. È una realtà, non è per fare la pessimista della situazione, ma mi sono resa conto del fatto che c'è effettivamente meno richiesta di lavoro e ho visto diversi lavori fatti con intelligenza artificiale. Certo, sono lavori che ricevono molte critiche, chiaramente, ma sono comunque lavori che a volte vendono, perché per dire, se fate un intero fumetto in intelligenza artificiale è molto difficile che le persone li comprino, perché i lettori spesso sono dei accaniti sostenitori dei disegnatori, magari perché loro stessi sono disegnatori, no? Ma nel campo della grafica, per esempio, per quanto riguarda la pubblicità, vi basti guardare le pubblicità su Facebook, su Instagram, sui vari social, la maggior parte sono realizzate con l'intelligenza artificiale e lo posso capire, perché siamo tutti quanti in una situazione in cui salvare un pochino di denaro, save money, mi viene in mente. È un'esigenza realistica, però allo stesso tempo mi rattrista pensare che il mio settore, che è già un settore così di nicchia, vada incontro quasi all'estinzione. Spero che non sia così. In ogni caso io continuo ad allenarmi, io continuo a cercare, continuo a mettermi di impegno in tutti i lavori che mi vengono offerti e spero che tutto questo impegno venga ripagato in qualche modo. Detto questo, siamo arrivati quasi a metà del video e io sto ancora chiacchierando e quindi voi non potete addormentarvi se io chiacchiero. Mi dispiace. La prossima volta cercherò di non parlare così tanto. Nel frattempo io vi lascio al video,